Ciao a tutte le videoamatrici e videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questa nuova live. Mettetevi comodi, come dico sempre, servitevi un tè, un caffè, qualcosa di buono, caldo, quello che volete, perché quello che ho da dirvi anche questa sera vi interesserà sicuramente. Bene, vi chiedo subito qualche commento, a chi ascolta, se l'audio va bene, se il video va bene, se ci sono dei problemi di qualsiasi genere, di farmelo sapere che vediamo di, trovare una soluzione il più veloce possibile. E poi partiamo con l'argomento della serata. Faccio una pausa di qualche secondo, prendo un po' di tempo per dare a tutti tempo di collegarvi. Vi informo che, la serata sarà bella carica, continuiamo questa settimana dove l'argomento predominante è il grande reset. Grazie Oppi Caverna, ottimo che si sente molto bene, il caffè è su, bravo, bravissimo. Il mio è qua, guardi qua dentro. Non è un caffè, è un tè bello lungo, però va bene lo stesso, il caffè l'ho preso prima. E niente, ciao Paola. La serata appunto continua con questa settimana dedicata al grande reset, c'è un gran bel motivo, che poi farò una live domenica sera proprio per presentarlo, che è il libro che ho scritto, che mi è arrivata oggi la prima copia, ve la faccio vedere in anticipo così faccio un piccolo spoiler, a tutti quanti. È qua, questo è il libro, però ne parleremo ampliamente su questo canale, chiaramente domenica facendoci una bella live sopra, dove dopo vi darò tutte le informazioni del caso, se, vi interessa. Ma, appunto partiamo già un po' con l'argomento della serata. Come avrete capito dal titolo, ci sono come vi avevo anche già, detto le volte scorse, la volta scorsa, live scorsa, che, volevo approfondire un po' il libro The Great Reset, Il Grande Reset. È il libro di Klaus Schwab, scritto anche in collaborazione con Thierry Malleret, che forse in pochissimi conoscono, è un francese che ha partecipato alla stesura di questo libro, quindi ha preso un po' di idee, diciamo, insieme al professor Klaus Schwab. Vale la pena, come sempre dico, vale la pena, se avete tempo, se volete leggerlo, questo libro. Io l'ho trovato in francese, gratuito, quindi ve lo dico se buonasera Claudia, se vi interessa, se leggete il francese, se vi interessa scrivetevi una mail e io vi invio il libro perché è in formato PDF. Io non so se lo posso fare, se non lo posso fare, quindi non so, ufficialmente se il libro è anche completo, perché io ho trovato una forma totalmente gratuita e in rete. Da quello che ho visto il libro sembra completo, se vi interessa comunque potete trovarlo anche voi, sicuramente qualcosa si trova anche in rete, anche senza spendere, diciamo così, oppure il prezzo comunque credo che sia abbastanza basso. Vale la pena leggerlo per diversi motivi. Il primo motivo, che è sempre quello che per me è fondamentale, è che sapere le mosse del proprio nemico, anche se trattasi poi non solo di nemico così esplicitamente, dopo dipende dai punti di vista. Voglio dare comunque la possibilità a tutti di esprimersi sul mio canale, quindi anche a chi è pro, perché comunque ci sono anche dei punti che sono condivisibili in questo libro, non è solo esclusivamente qualcosa di non condivisibile. Ha dei punti condivisibili, alcune idee sono assolutamente condivisibili, altre diciamo che, tra le righe si capiscono alcuni passaggi, alcuni movimenti, alcune
diciamo direzioni che vogliono far prendere, no, per chi non lo sapesse il forum di Davos si occupa comunque di tracciare delle linee per gli investimenti a livello commerciale, quindi a livello di industrie, il comportamento, dove, mettere più fondi, dove spostare fondi di investimento, perché questo è quello che è il tipo di economia che riguarda soprattutto le persone che sono sedute davanti a Klaus Schwab e a tutta la sua cricca di amici industriali, di potenti politici, giornalistici. Vengono invitate tantissime persone, chiaramente per influenzare, sia la sfera giornalistica che la sfera politica, che i governi, a questi forum e loro, diciamo, dettano una linea. Questa linea è quella che per loro può sembrare migliore di tutti in questo momento storico e nel libro racchiude parecchio, appunto, questa linea, cioè dove si muoverà l'umanità, intesa sempre quasi esclusivamente a livello commerciale per loro, per cui questo è l'aspetto che gli interessa più di tutti, e quindi vale la pena leggerlo o dargli una letta anche veloce per capire un po', carpirne un po', fare un po' di scanner di quello che è e magari se, siamo bravi, se siamo appassionati, se ci piace l'argomento, riusciamo magari anche a capire la tipologia di informazioni che vogliono fare passare, dove vogliono andare a parare, perché questo poi secondo me è la parte più interessante, perché, spesso queste tipologie di organizzazioni fanno un certo tipo di propaganda, ma poi lo scopo finale è un altro, che è direttamente o inversamente legato a questa tipologia di propaganda. Per questo un po', si sposa molto bene l'argomento con la deprogrammazione, che è quella che io, ho un po' teorizzato, la deprogrammazione neurolinguistica, cioè riuscire a capire attraverso la programmazione dove vogliono arrivare e invertire questo processo di modo da, renderci più liberi nelle scelte. Questo è a grandi linee quello che faccio è la tipologia di lettura, di approccio, scusate, che, ho nella lettura di testi come questo e quindi stasera andremo a analizzare alcuni pezzi di questo libro, alcuni paragrafi, alcune senza fare veramente delle frasi, senza prendere delle citazioni, senza essere troppo specifici, però, vediamo un po' insieme di che cosa parla. Io vi informerò di che cosa parla. Se avete delle domande io sono sempre qua, ben lieto di risponderli. E, Lidia Ivanova: "Ho letto il libro, è inquietante. Zio Klaus è fuori di melone". Sì, è inquietante da un lato. Ehm, una cosa che va detta per me subito dall'inizio è che comunque, non bisogna dargli più importanza di quella che hanno. Nel senso che loro sono una parte, un gruppo elitario, sicuramente molto potente a livello europeo, probabilmente più a livello negli Stati Uniti. Infatti il libro stesso prende in continuazione come esempio la società americana. Il gruppo di Davos ha proprio come primo scopo quello di trasferire la metodologia commerciale e la tipologia di commercio, le tecniche di marketing di, oltreoceano, trasferirle questo modello proprio, se potessimo fare una citazione, proprio un paragone diretto, prendere come la PNL, proprio la PNL fa questo, prende la metodologia, PNL non è una scienza, la PNL analizza una società, una persona, chiunque, lo analizza, lo mette ben in sotto uno scanner, ne analizza la metodologia e il sistema, perché funziona e una volta che ha ben estrapolato quali sono i suoi cardini, punti fondamentali, li può applicare a qualsiasi altra, persona, società, industria, modello sociale, quello che volete. In questo caso loro lo fanno esattamente con la tipologia di commercio americana. Oh, grazie Adamo, molte grazie, un grande saluto ad Adamo Fucci per la tua donazione, grazie mille. Ehm, e che cosa succede? Succede che,
fin dall'inizio di questo libro si capiscono delle cose, diciamo, si capiscono già da subito che, non si salvaguardia mai, non viene mai menzionato l'interesse del popolo inteso come, struttura già esistente, ma l'interesse del popolo è sempre in funzione del commercio che si vuole, più o meno modificare, dell'idea, della percezione, no, e tutto questo va a influenzare anche le decisioni politiche, che loro non si dicono loro stessi di non farlo direttamente, ma di, creare proprio politici che poi seguono questo modello. Fin dall'inizio, parte questo libro innanzitutto il libro è stato scritto nel 2020, quindi in pieno confinamento praticamente. Era appena finito il primo confinamento, maggio del 2020, quindi, diciamo che il grande shock era stato fatto, i 2 mesi di blocco totale di una parte bella consistente dell'umanità era stata fatta, quindi si iniziavano a trarre le prime conclusioni a caldo. La cosa che si può capire fin dall'inizio, fin da subito, è che loro avevano già un'idea molto ben precisa di quello che sarebbe successo dopo, delle conseguenze sull'economia che avevano questa tipologia di scelte, sulle responsabilità e su come sfruttarle. Come disse Winston Churchill, spero di non sbagliarmi, vado a memoria, ehm, è un peccato praticamente non sfruttare una buona crisi, no, lo diceva nel senso che tutte le crisi aprono una finestra di Overton, se vogliamo chiamarla così, la possibilità di inserire all'interno di cambiare le abitudini delle persone e sfruttarle o no sta a noi. Ed è questo uno anche dei processi che io mi reputo, una persona abbastanza esperta, nel senso che ho studiato questa parte molto importante di come sfruttare gli shock anche su se stessi e quindi di sfruttarli a proprio conto. Questo è quello che loro stanno facendo a loro conto, ma non vuol dire che noi non possiamo farlo a nostro conto, no, ed è qui la ragione per cui questa sera voglio un po' più, analizzare tutta la tipologia nascosta, tutte le intenzioni nascoste, velate o non velate all'interno di questo libro, perché di lì noi possiamo trarre le nostre conclusioni e nessuno ci vieta di sfruttare certi cambiamenti a nostro favore. Ehm La prima grande questione, la prima grande domanda che si pone, questo libro è, la scelta che è stata fatta tra, bloccare l'economia o salvare delle vite. Questo è stato, diciamo anche a livello di propaganda, propinato ovunque e comunque. Facciamo tutto questo per voi, no, blocchiamo questo, chiudiamo quello, non si va a lavorare, non si esce di casa per voi, no. Questa, struttura, questa tipologia di pensiero, questa ideologia, perché è questo quello che è diventata una vera e propria ideologia, cioè di non guardare alla crescita per, guardare alla sanità, alla sociale, alla salvare delle vite, eccetera, eccetera, eccetera. Quanto c'è di vero in questo? Ma a mio avviso già c'è di vero ben poco, nel senso che la crescita in sé per sé era già in crisi da molti anni, era già artificiale. La crescita del PIL è artificiale perché in parte grande viene pompata da nel PIL ci va di tutto, nel PIL ci vanno le guerre, nel PIL ci vanno gli eserciti, nel PIL ci vanno non ci va l'economia solo l'economia diciamo reale, ci va anche tutta l'economia che non è reale, quella virtuale, quella degli spostamenti bancari, quelle degli investimenti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi già qui, si parte diciamo con un'inversione della realtà, con una bugia sostanzialmente, anche se non è una bugia vera e propria, perché, non si tratta di una cosa non vera, ma di una verità che non è esattamente quella che ci vogliono vendere.
ed è diventato appunto uno slogan, forse tra i più gettonati in quest'epoca e forse probabilmente anche tra i più gettonati a Davos, cioè proprio all'interno di questo forum. Se fosse giusto appunto sacrificare qualche vita per salvaguardare l'economia. E nell'era del post, del dopo, così la definiscono loro, la resilienza sarà la chiave, no, la resilienza in fisica dei metalli è la capacità, di un metallo di resistere sul lungo termine, cioè quando c'è una rottura a resilienza vuol dire che, si è, rotto questo metallo per un insieme di cause che non sono dirette a un momento, ma a uno stress prolungato. Quindi, ehm diventare resiliente, creare una società più resiliente, vuol dire creare una società più abituata agli shock. Per creare una società più abituata agli shock, bisogna che gli shock siano continui, continuativi, e questo lo aggiungo io al testo, nel testo non c'è, ma l'intenzione che queste persone hanno, o più che un'intenzione, la loro visione, cioè loro prevedono che nei prossimi 10 anni, 20 anni, ci saranno più e più shock. Poi alla fine di questo libro proprio si parla di quali sono possibili shock, e anche qui è importante non dare troppo peso, cioè io non sono qui a dirvi: "Guardate che tutto quello che c'è scritto lì si realizzerà esattamente così come loro lo scrivono", anche perché poi vedremo che già alcune cose le hanno sbagliate clamorosamente proprio all'interno di questo libro, perché era nel 2020, quindi abbiamo già una una retrospettiva di 2 anni, possiamo già guardare le cose, 2 anni dopo la scrittura di questo libro e dire: "Sì, okay, qui forse avevi ragione, qui no, qui ti sei sbagliato proprio clamorosamente". Probabilmente alcune altre loro previsioni o loro metodologie di influenzare la politica non hanno funzionato, non sono state esattamente così ehm, come volevano venderlo. È un libro anche di, ehm come si può dire, autocomplimenti, si fanno i complimenti da soli, scusate, se la raccontano un po' da soli, si autoqualificano, no, c'è la parte introduttiva che è tutta legata al fatto che hanno preso le scelte politiche super veloci, che so stati molto bravi, ci sono dei punti proprio che sono paradossali, che quindi si fa i complimenti a certi stati che hanno avuto i comportamenti peggiori, si può dire, nei riguardi della popolazione, come gli stati asiatici, per quello che riguarda la distruzione della privacy, eccetera, eccetera, però per loro è così che si doveva assolutamente reagire a questa situazione. Ehm, In alcuni casi è proprio un insulto all'intelligenza, ma d'altra parte il lettore in sé per sé qui, non esiste, cioè il lettore in sé per sé è chi legge è una persona che è un consumatore, no, è un subordinato, è una persona senza un potere decisionale, no, e questo già ci fa capire che queste persone non prevedono che ci sia una discussione di quello che loro, impongono come scelte di marketing. Loro prevedono assolutamente l'obbedienza totale, no, e infatti c'è una parte tutta intera che, fa i complimenti agli stati che sono stati più autoritari, perché, secondo sempre le loro inchieste, tutte questi stati qui adesso hanno una fiducia molto più alta da parte della popolazione nei riguardi proprio dello stato della governance, cioè di chi ha preso le decisioni, ehm, ignorando totalmente il fatto che invece sono, nati moltissimi movimenti che e qui è un'altra, grandissima distonia di questo libro, cioè che non ha una percezione della realtà, ehm, veritiera, cioè non sono coi piedi per terra, sono veramente seduti nei loro salotti, continuano a fare e a raccontarsela da soli, e non ascoltano minimamente tutti i movimenti popolari che sono nati, tutti il fatto quanti milioni di persone, non avendo più un lavoro, se lo stanno creando da soli, quanti milioni di persone non appoggiandosi più ad esempio alla sanità intesa com'era prima, la medicina intesa com'era prima, si stanno creando una nuova medicina, tutto questo non viene menzionato, e chiaramente
c'era da aspettarselo, non è che si poteva aspettare che queste persone dichiarassero i loro fallimenti in un libro, no, nessuno lo farebbe, nessuno racconterebbe tutti gli errori che ho fatto, dal 2020 in poi o tutte le previsioni sbagliate. Per questo è anche importante da parte nostra che ci mettiamo nell'ottica di idee di capire che non li ammetteranno mai gli errori. In più sono persone che, come ho detto già anche altre volte, il capitalismo non prevede, l'errore, no, il capitalismo non sbaglia, il capitalista non sbaglia mai, piuttosto è la realtà che è sbagliata, secondo loro. E questa narrazione continua in tutto e per tutto. Una parte interessante del libro è quella che si occupa della deflazione e dell'inflazione, che sono sul tavolo in quel periodo, quindi non c'era ancora, la come si dice, l'inflazione che c'è adesso, l'aumento dei prezzi, anche se doveva essere prevedibile per avere iniettato delle quantità così enormi di denaro, chiaramente numerico, all'interno del sistema e, hanno invertito anche a 180 gradi le politiche monetarie dall'inizio della pandemia a adesso. Prima si sono abbassati i tassi e dopo si sono alzati. Insomma, hanno fatto tutto e per tutto. Questo non vuol dire che non sapessero, non sanno o sapessero che cosa stavano facendo. Assolutamente, probabilmente c'era già un piano prestabilito almeno da una parte dell'élite. Poi c'è anche una parte di persone che sicuramente non ha minimamente, previ non ha un doti di preveggenza, diciamo così. Non sono non sono tutti bravi, non sono tutti dei veri fenomeni, non sono tutti quello che vorrebbero che noi crediamo che fossero, e quindi anche loro ne pagano direttamente le spese. Una posizione che mi ha fatto pensare, non mi ha sorpreso per niente, ma mi ha fatto riflettere, è il capitolo in cui si descrivono le sorti, ed è proprio il titolo del capitolo, "Le sorti del dollaro americano". E qui veniamo proprio al titolo di questa sera, cioè, la prima parte, no, che fine farà il dollaro? Perché se lo chiedono anche a Davos. Ora, adesso bevo prima di cominciare perché questo è un argomento che è veramente, veramente importante secondo me. Io ho anche fatto già un video, forse 2 mesi fa, forse di più, dove facevo notare che comunque il dollaro che adesso è, artificiosamente pompato verso l'alto, anche se non tanto, quello che noi assistiamo dall'Europa è il crollo vertiginoso dell'euro, che è ben più grave, perché il dollaro in sé per sé su altre monete non sta guadagnando. I mercati che stanno guadagnando sono il cinese e il russo, in rapporto agli altri, diciamo così. Perché, noi siamo eurocentrici, guardiamo l'economia dal lato europeo, quindi per noi il dollaro sta esplodendo, ma non è così, è il contrario, è l'euro che sta veramente colando a picco, ma già da un periodo antecedente a quello più recente, diciamo alle decisioni prese, scusate, più recenti, quindi negli ultimi 6 mesi praticamente dalla crisi ucraina in poi, è proprio calato a picco, chiaramente, di perché è molto facile da immaginare. Ma, ehm, il capitolo che riguarda il dollaro, parte dichiarando che, gli USA hanno avuto questo grande favore, da parte di tutta il mondo, che hanno considerato il dollaro come moneta di scambio mondiale. Questa posizione dominante, sono descritti in questo capitolo tutti, ehm l'enorme conflitto di interesse, tutte queste situazioni in cui il dollaro è stato comunque pompato, è stato comunque messo in una posizione privilegiata, e l'economia americana ne ha tratto dei vantaggi enormi e ne sta traendo ancora dei vantaggi enormi. Chiaramente loro tendono sempre a dare la colpa al popolo, quindi dicono che sono gli americani che hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità. C'è questa fantastica
capovolgimento della realtà in cui le persone che sono sedute in un salotto sono multimilionari, multimiliardari, i più potenti del mondo, dicono che sono i cittadini americani quelli che hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità, l a loro questa cosa non riguarda, no, è sempre colpa degli altri, ma questo è normale, anche il politico più becero e anche il Salvini di turno la pensa così, per intenderci, o il Di Maio di turno, o il Conte di turno. Insomma, tutta questa parte, no, ha favorito tutto il web, la tipologia di commercio sul modello americano in Europa, insomma tutto quanto. E tutto questo ha permesso appunto agli americani di consumare molto di più, di poter comprare, no, il dollaro viene stampato senza un ritegno, gli USA colonizzano il mondo dappertutto esportando la democrazia, alimentano il terrorismo, forniscono armi, fanno i peggiori armi ai peggiori dittatori del mondo, ma la colpa è sempre degli americani, non è mai dei governi, no, la colpa è sempre esclusivamente degli altri. Grazie Archimede dell'offerta, grazie della donazione, molto gentile. E quindi cosa succede? Quello che loro prevedono, no, è che comunque il dollaro e qui bisogna anche un po' mi permetto anche di fare una citazione, che ho sentito in una intervista di un economista italiano, adesso non mi ricordo più il nome, che comunque faceva notare, ed è una cosa che è facilissima, chiunque di voi, di noi lo sa, che le monete cartacee, le monete in generale hanno una vita. Cioè, quasi tutte le monete, se non dire tutte le monete del mondo, sono nate e finiranno. Finirà il dollaro, finirà l'euro, come è finita la lira, come sono finite tutte le monete, ma anche antecedenti, anche negli stessi stati dove c'era una sovranità, hanno un ciclo, no, le monete, e quindi anche il ciclo del dollaro, come tutto il resto, finirà, no? E loro analizzano un po' il fatto che il dollaro come appunto in una situazione dominante che praticamente un po' tra le righe loro dicono che la pagherà, no, la pagherà che cosa vuol dire? Che probabilmente ehm, perché c'è un punto centrale in tutto quello che è scritto in questo libro. Gli economisti, questi grandi gruppi, queste persone, non hanno una bandiera. Noi siamo abituati a ragionare per partito politico, per bandiera, per appartenenza, no, quindi si tende a pensare, non so, il forum di Davos è in Svizzera e quindi tutte le banche svizzere sono, vicine al forum di Davos, gestite da queste persone, quindi loro difenderanno gli interessi della Svizzera. Non è vero. Loro sono dei grandi gruppi che lavorano molto con gli Stati Uniti, quindi difenderanno il dollaro. Non è vero. Loro difendono solo ed esclusivamente i loro interessi e una cosa fondamentale, spostano i propri capitali con una facilità incredibile. Basti pensare a quello che succede nelle borse. Se un'azienda, una ditta, uno Stato, un partito politico, un gruppo di persone, una multinazionale delle più grandi, va verso il fallimento, cambia la percezione dell'umanità, non vende più, loro se ne vanno, si riempiono le tasche, se ne vanno e si spostano da un'altra parte. Questo è fondamentale perché non ci sono bandiere. L'economia tedesca è quella che tira di più, perché i tedeschi no, non sono i tedeschi, sono i grandi gruppi che investono lì. Le marche ad esempio tedesche delle vetture, tra cui Mercedes, non è tedesca, è del gruppo Daimler che è americano. Quindi si spostano i gruppi se domani la Mercedes infatti adesso la Mercedes vende solo in Asia, non gli frega quasi più nulla del mercato tedesco. Perché? Perché ha degli interessi e vende dove sposta questi interessi dove vende. E questo succede per le banche, per le big pharma, per tutte le multinazionali. Una multinazionale non ha una bandiera, infatti hanno la sede in Svizzera, negli Stati Uniti, in Canada, alle Seychelles, ovunque, ovunque. E questo è importante da capire perché proprio, è proprio il nocciolo della questione. Cioè non cadere nel tranello per cui, ehm
si deve pensare per forza per schieramenti. Non è così, quindi molte persone mi dicono: "Ah, ma loro che cosa ne trarrebbero come vantaggio se agli americani crolla il dollaro?" Probabilmente ne avrebbero tantissimo vantaggio, tantissimo, perché sono loro gli artefici di questo crollo e quindi si mettono in una condizione in cui il crollo li fa solo guadagnare. Se il resto della popolazione viene colta impreparata e ci perde dei soldi, a loro non può fregare meno di niente. Quello che gli interessa è che siano loro a guadagnarci, punto. E questo è un punto fermo. Quando si tratta di discutere sulle alternative possibili, no, perché in questo paragrafo dove parlano del dollaro, poi dopo parlano anche dell'euro e lo menzionano in una maniera diversa che andremo a analizzare, anzi se adesso ve lo dico subito il collegamento che io ho trovato. Ma loro quando si tratta di queste situazioni, quindi loro valutano il fatto che il dollaro possa crollare, quindi non vederlo più come una moneta rifugio, quindi non vederlo più come può essere adesso il valore, di rifugio per antonomasia proprio è l'oro, no, tutto è basato sull'oro e probabilmente in caso di crisi si ritorna e infatti nei periodi di crisi come questo l'oro va su perché, è un bene di rifugio. La gente compra oro perché chi ha i capitali non vuol perderci, vede che il dollaro va giù, vede che l'euro va giù, vede che, qualsiasi moneta o qualsiasi bene scende, l'oro di solito no, e quindi si rifugia lì. A Davos prendono in considerazione le alternative come monete. Ed è molto è quasi incredibile il fatto che prendono come prima alternativa la moneta cinese, no, perché la vedono più stabile, del dollaro, anche se loro dicono che non è sicura perché di dietro non ci sono i capitali, non c'è il controllo, chiaramente non ci sono lo stesso tipologie di investimenti, nei in grandi quantitativi su quella tipologia di moneta che non è paragonabile al dollaro per certe cose, per certi criteri che sono i loro criteri, quindi è normale che non sia così, non lo è ancora, e questo è quello che dicono loro, e, e quindi la prima alternativa è quella cinese. Quando menzionano l'euro menzionano l'euro, dicono una cosa che io ci sono rimasto veramente, sorpreso. Qui è stata per me una sorpresa. Infatti non si fidano dell'euro, no, non lo mettono come alternativa al dollaro per un motivo molto semplice. Il motivo molto semplice è che c'è rischio di una implosione della zona euro, no, ed è proprio notizia tra l'altro di oggi, che, questa, situazione che ci ha portato a dare miliardi a destra e a sinistra, quasi tutti adesso nell'ultimamente a Zelensky e tutto il resto, sembra che, a livello di chiusura dell'anno dei bilanci, le banche europee e nel caso la Banca Centrale Europea, abbia dei seri problemi, proprio per questa situazione che si è creata negli ultimi 6 mesi, no, quindi il fatto di non dico che loro l'avessero previsto, perché non potevano prevederlo sicuramente nel 2020 quello che sarebbe successo a livello internazionale con la crisi dell'Ucraina. Io non credo, che loro potessero prevederlo, magari altri gruppi forse sì, ma non sono quelli di Davos. Ma quello che invece loro prevedono e che la mettono come possibilità è che la zona euro crolli. Nel caso in cui chiaramente l'Europa crolli, il crollo dell'Europa, per questa gente vorrebbe dire che comunque, non c'è più l'unità, no, perché, quando si parla di monete, una cosa fondamentale per il valore della moneta è la società, no, il valore della società americana fa il valore del dollaro. Quindi anche se si tratta di propaganda che molti di noi magari possiamo avere tutti dubbi leciti sulla società americana, su tutto quello che è Hollywood, tutto quello che volete, e sul fatto ad esempio che uno può non piacere come modello, però quello che va purtroppo per la maggiore è quello e quindi andando per la maggiore il modello americano commerciale, globale, eccetera, 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 il dollaro acquista valore. La stessa cosa succede per l'euro. Più, il modello sociale europeo è un modello sociale
avvenerista, ecologico, sostenibile, no, usando tutte le parole che si trovano all'interno di questo libro e del progetto del Grande Reset, che vuole proprio questo, vuol cambiare la percezione che si ha della zona euro, in questo caso, ecco che allora aumenterebbe di valore e la compattezza degli stati europei sarebbe di più. Per questo vediamo ovunque scritte più Europa, più decisioni, più potere all'Europa, eccetera, eccetera, semplicemente perché a livello internazionale eh, il collegamento diretto con l'euro e quindi per la gente che investe, per chi ha i grandi capitali e non li vuole perdere, o almeno non li vuole perdere nel breve tempo, nel breve termine, chiaramente conviene. E di qui è molto facile capire che, essendo spaventati, hanno tutte le ragioni per pensare, anche se non ne viene menzionata neppure una di queste ragioni, hanno tutte le ragioni per pensare che, ai ai ai, sarà un periodo un po' più duro di quello che è nelle loro previsioni, diciamo così. Ma qual è il piano? Qual è il piano di fondo? Perché, una cosa che io ho pensato subito, e dopo poi ci arrivano anche loro, è il fatto che che cosa ci guadagnerebbero, no, qual è il motivo che li spinge, perché non è tanto cosa ci guadagnerebbero, è a dove vogliono andare a parare, no, quando si parla di un'ipotetica fine del dollaro, di un'ipotetica fine dell'euro, qual è la soluzione che vogliono venderci? Perché si tratta di questo, è la soluzione che vogliono venderci. La soluzione che vogliono vendere è la moneta digitale, perché se muore l'euro come cartaceo, pensate che è molto facile, dare tutto in pochi giorni un'importanza enorme all'euro, digitale, no, se come potrebbero fare per far crollare la fiducia delle persone nella moneta di carta? Togliendogli il valore alla moneta di carta. Perché? Perché è molto più difficile abituare le persone a questo cambio, no, perché ci troverebbero senza dubbio tanti ostacoli, tanta gente che non vuole avere tutto digitale, che preferisce il cartaceo, che è proprio la sua come si dice, la sua costituzione che vuole continuare a usare una moneta di carta. Ma se la moneta di carta non ha più valore, capite bene che, il ricorso, il rifugio nella moneta digitale sarebbe purtroppo inevitabile. E quindi c'è diciamo, creazione di uno scenario che fa comunque pensare che di dietro ci sia un bel po' di gente che spinge per questa accelerazione della fine della struttura di euro e di dollaro e in generale della moneta cartacea per spingere quella digitale. E tutto il resto del libro parla di digitalizzazione, quindi digitalizzazione di ogni cosa. Non pensate che sia solo ed esclusivamente il termine che noi intendiamo come digitalizzazione, quindi la creazione, non so, dell'e-commerce, di corsi online, di tutto quello che è online. No, va molto al di là e dopo arriveremo un po' più nello specifico, perché il libro proprio dopo sviluppa moltissimo questa parte, diciamo, ma, la cosa che viene anche un po' agli occhi quando parla di modello sociale, viene menzionata anche l'Italia, no, e l'Italia purtroppo viene menzionata insieme alla Spagna come gli esempi negativi, no, pensate un po', non tanto per chissà quale ragione, ma perché, sempre il loro termine di misura in questo libro è il Covid, quindi loro prendono il periodo Covid, dicono che l'Italia ha avuto il numero di morti superiore a tutti gli altri, molti di più di tutti gli altri, per rispetto per unità di persone, quindi per milioni di persone hanno avuto molti più morti, e il perché, no, parlando anche della Spagna, mettono la Spagna al pari dell'Italia, che anche se non è così, nella realtà, ehm, ma il perché dicono che, le ragioni, secondo questi 2 autori, che, sono da ritrovare
nella sanità che sarebbe, pensate un po', usano del termine, poco redditizia, no, e esclusiva. Ora, io credo che l'Italia di sanità poco redditizia non so cosa potrebbero intendere, cioè se pensano che, dal lato loro, che non sia redditizio investire nella sanità in Italia, può anche darsi, per un insieme di cose che magari sono stipendi molto bassi o proprio a livello di apparecchiature tecnologicamente non è avanzata come altri stati, è anche probabile, perché comunque noi abbiamo una percezione che è molto diversa dalla realtà del resto d'Europa parlo, o anche degli Stati Uniti, perché comunque le cliniche negli Stati Uniti sono molto avanzate e sono anche molto costose e quindi da questo lato qui può darsi anche che ci trovino un punto di unione tra quello che dicono e quello che succede nella realtà e, la capacità di prendere decisioni, dicono, dal lato della politica non è, delle migliori. Cioè intendono dire che c'è una sfiducia da parte dei cittadini nel sistema politico e questo, secondo loro, creerebbe il fatto che ci sono state più vittime. Quindi la colpa è sempre del cittadino che non ha rispettato certe, tipologie, certe ordini che gli davano e quindi ne ha pagato le conseguenze. E questo è per dirvi come loro qual è il loro approccio. Poi parlano di agitazioni sociali, del fatto che comunque sembra che siano, insomma descritte come una cosa scontata, una cosa quasi comoda per loro, una disintegrazione della società. Ehm, qui in questo paragrafo prendono tantissimo di mira gli Stati Uniti, quindi ritornano a veder la visione degli Stati Uniti come movimenti LGBT, come movimenti dei neri americani, del razzismo, quindi la colpa è sempre comunque delle persone che non si sono ribellate. Chiaramente non parlano mai di tutto quello che è stato, i movimenti che sono nati contro le misure sanitarie prese, queste non vengono mai menzionate, mai. Quindi già dal di qui si capiscono tante cose, la violazione dei diritti, il pass, i test, tutte queste cose qui, non viene menzionato niente. Hanno richiuso in casa milioni di persone, non gli interessa minimamente. Tutto fatto per il nostro bene, tutto più che legittimo, secondo quello che è scritto qua, eh. Poi c'è un pezzo che dopo si parla di mondializzazione e nazionalismo, intesi come 2 facce della stessa medaglia, no, le mettono insieme in una maniera veramente, incredibile, no, incredibile. E dicono ad esempio che la mondializzazione sta facendo marcia indietro e che il nazionalismo cresce e questo lo vedono in un'ottica in cui si formino degli schieramenti molto pericolosi per loro chiaramente, no, il fatto che ritornino le frontiere, che siano ritornate le frontiere, tutta questa, narrazione veramente grottesca, no, e, la soluzione, perché ad ogni come si può dire, ad ogni problematica che incontrano in questo libro hanno la soluzione ed è questa un po', come ho detto anche nella live precedente, che cosa ci vogliono vendere, no, quando si mettono nell'ottica che loro stessi hanno un problema, no, perché a parte quando si autoproclamano vincitori, si fanno i complimenti per come so stati bravi, eccetera, 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 poi arrivano magari a dire che c'è un problema, no, il problema c'è la soluzione. Qual è la soluzione alla mondializzazione che retrocede e al nazionalismo che avanza? E voilà, ce l'hanno lì dietro, proprio ce l'hanno, ve la potete anche immaginare tutti voi, cioè un governo unico mondiale, no, e quindi la soluzione è prendere decisioni per tutti che siano irrevocabili, no, che siano solo fatte per la salvare la civiltà dal baratro e che quindi ecco che, in questo modo ci vuole più ONU, più OMS, più, governo mondiale, più. Perché sostanzialmente le cose non vengono fatte come se si affida potere decisionale a molti, si corre il rischio che qualcuno la pensi diversamente e quindi in quel modo lì caviamoci il pensiero, no, e,
facciamo decidere tutto a uno, a un gruppo di persone molto ristretto, molto ben selezionato e così il problema è risolto. Bene, faccio una breve pausa che guardavo alcuni dei vostri commenti. Se ne avete domande scrivetele. Allora, grazie a te Archimede, grazie a te. Allora, Lidia Ivanova: "Vogliono un mondo diverso, non hanno più bisogno di noi come forza lavoro. Ormai hanno la tecnologia e i robot che possono sostituire gli umani senza problemi." Sì, esattamente. È una questo passaggio, che tu menzioni molto chiaramente, è una come tutte le cose ha 2 facce, no, è la stessa medaglia ma ha 2 facce. Una faccia che non è prevedibile neanche da loro, e cioè le reazioni delle persone che si trovano senza un lavoro e dove vengono impiegate, no, come, creare posti lavoro quando, si distruggono altri posti lavoro. Questo può essere una questione etica e sociale che deve investire tutti quanti, perché comunque, è anche una scelta normale che una certa tipologia di produzione di certi beni venga affidata sempre di più a un robot, una macchina, qualsiasi cosa. È una scelta anche giusta da un certo lato. Il problema è che la gestione di questa tipologia di cambio radicale o meno radicale dell'industrializzazione ha degli effetti che, loro vogliono sfruttare per mettere più controllo, per mettere più sorveglianza, che non ha niente a che vedere con il fatto che non ci siano più posti di lavoro, perché i posti di lavoro ci potrebbero essere, ma per altri lavori, perché comunque queste macchine qualcuno le dovrà programmare, qualcuno dovrà far manutenzione, perché non son perfette, qualcuno dovrà, spostarle, dovrà, crearle, d i pezzi di queste macchine vengono fatti dagli esseri umani, quindi non è poi direttamente così, come si dice, aritmetico, cioè che tu crei quel robot lì e automaticamente perdi tutti quelli che lavoravano in quel settore lì. Non è esattamente così, però è sicuramente una buona scusa. Secondo me fi secondo me finirà che BRICS farà la sua moneta, versus FMI, euro-dollaro fondono le finanze. È un'opzione, è un sicuramente a largo termine, nel senso il fatto che i BRICS possano fare una loro moneta, sono stati che tendono molto di più al sovranismo, se si può chiamare così, che, invece una cosa che è molto più probabile è quella di unire l'FMI, cioè e la moneta come dollaro e come euro. In una visione orwelliana dove la mappa era più o meno quella lì, c'era l'Eurasia, vi ricordate, con l'altra parte. E insomma, in una visione del genere sì, può essere molto facile che sia una soluzione dietro l'angolo, però in un caso come questo una moneta digitale è proprio, la normalità. Dove vogliono far andare loro discutono strategie per arrivare. Grazie Archimede. Solo in '68. Se tu parlassi di calcio saremmo 10 volte di più. Siamo un popolo meritevole di soprusi, spiegazioni dettagliate e lineari. Complimenti. Grazie a te Archimede. Beh, è normale dai, gli argomenti sono questi. Io a parte il mio potere di pubblico è molto, io sono una micro nicchia proprio di qualche gatto, insieme, però non vuol dire il numero vuol dire ma non vuol dire. Le persone che guardano vuol dire, ma non vuol dire. A parte che alcuni mi possono guardare dopo, ma comunque, le mie idee sono comunque non sono l'unico che le porta avanti. Io ho la mia visione, spero anche di crescere, di farle crescere. Ehm,
non è un grandissimo problema. Comunque grazie mille Archimede. Grazie anche a Luca Generosa e grazie anche al grandissimo Adamo Fucci, che è sempre tra i miei sostenitori. Grazie mille a tutti veramente, di cuore. Luigi Felace: "Non credo gli importi su quale moneta basarsi, dato che se le stampano tutte loro." Sì e no, sì e no. Nel senso che guarda, questi sono un gruppo, Davos è un gruppo, non è il mondo, non sono tutti. È un errore che facciamo molto spesso. Loro sono un gruppo. Dall'altra parte c'è un altro gruppo, e lo vediamo benissimo adesso, molto grande, molto potente, molto numeroso, che può essere i BRICS, e dall'altra parte c'è un altro gruppo che sono gli Stati Uniti, dall'altra parte c'è un altro gruppo ancora che è tutto il continente asiatico, che è in silenzio, noi non lo guardiamo, non sappiamo niente di quello che fanno, non sappiamo niente di quello che dicono, ma esistono e sono dei miliardi insieme, quindi in moltissimi casi tendere a mettere tutti insieme è un errore, però quello che dici è sacrosanto, nel senso che se le stampano tutte loro e loro vorrebbero fare anche la stessa cosa per le monete elettroniche. Infatti il passaggio per loro da, moneta cartacea a moneta digitale è solo una questione di controllo. Non è niente a che vedere, ad esempio, con Bitcoin, con criptomonete, con monete che hanno blockchain, ehm, niente a che vedere, perché la moneta blockchain è una moneta che è decentralizzata proprio per concetto, è nata perché sia gestibile da tutti. Ed è l'esatto contrario della moneta delle monete, come si chiamano, fiat, cioè quelle stampate, e anche quelle l'euro digitale o lo yen digitale sono esattamente uguali, sono controllate dalle banche centrali. È una, come si dice, e infatti si vede molto bene perché loro non nominano mai, non avete mai sentito al Davos parlare di criptomonete, no, mai, mai. Anzi, le attaccano in continuazione perché è un modello che è esattamente contro, come si può dire, esattamente inverte il paradigma proprio del signoraggio bancario, inverte il paradigma del fatto che sian controllate e stampabili, no, il Bitcoin ce n'è una quantitativo limitato, finito. No, è già questo non è prevedibile, non è non è proprio va proprio contro il sistema euro, dollaro, yen che producono, che stampano, stampano, han bisogno, stampano, han bisogno, stampano, han bisogno, stampano. Lo stanno facendo con la moneta per interscambi internazionali, il controdollaro sulla lunga, pochi mesi dopo Maidan ha varato i BRICS, che caso. Esattamente. Continuo col libro perché c'è la parte finale, la parte quasi più interessante e in alcuni casi anche un po' inquietante, nel senso di idee. Poi ripeto, queste persone non dobbiamo fare l'errore di dargli troppa importanza. Proprio la mia live di stasera è proprio basata anche su questo: non diamogli troppa importanza perché non l'hanno questa importanza. Nonostante se li sentite parlare, loro parlano di governo mondiale come se fossero brustoline, come se fosse cosa fatta. Non è così. Anzi, hanno tutte le possibilità che succeda l'esatto contrario. Però una cosa di cui parlano in questo libro è la rivalità Cina-USA. Al periodo che è nato questo libro c'era Trump e c'era Trump che virus China virus e tutti eccetera, eccetera, eccetera. Che tra l'altro aveva ragione, ma a parte questo, la loro grande preoccupazione e il loro grande, s quello che volevano sfruttare come c era la crisi tra USA e Cina. La cosa curiosa, ad esempio, che, non menzionano mai, che i più grandi partner al mondo commerciali, cioè le 2 blocchi che fanno più scambi commerciali, sono proprio USA e Cina. La Cina compra il debito degli Stati Uniti, possiede una parte enorme del debito degli Stati Uniti, il terziario cinese si sposta in maniera enorme negli Stati Uniti, moltissime delle cose che, sono prodotte in America sono fabbricate in Cina, componentistica, tecnologia, ma anche non solo tecnologia, anche le cose più semplici, dalle grandi marche che producono telefoni come Google, Apple, tutte le grandi marche
americane sono prodotte in Cina e quindi è una falsa separazione. Ed è una cosa di cui sicuramente noi non ci dobbiamo preoccupare, perché riguarda solo e esclusivamente chi ha industrie in uno dei 2 stati, che sono queste persone qua. E qui è anche uno dei grandi errori di questo libro, non avere previsto in nessuna maniera, uno scontro come quello che c'è adesso tra USA e Russia. Non c'è, non esiste in questo libro niente di questo genere, anzi la Russia viene comunque, non menzionata, c'è una parte in cui veramente non viene mai considerata e questo è anche l'odio che ha questa gente per quel gruppo di persone ed è ben visibile adesso. Quindi si capisce benissimo chi sono i mandanti di certe cose, soprattutto a livello europeo e soprattutto anche a livello di là dall'oceano. Ma l'impatto della pandemia e del confinamento viene considerato come una grandissima opportunità in questo libro, niente a che vedere con la Russia, ma, viene appunto una grandissima opportunità da sfruttare per aumentare, pensate un po', tutte le leggi che vengono fatte sul cambiamento climatico e sulle politiche ecologiche, no, che uno direbbe: "Ma che cosa c'entra la, pandemia e tutto quello che c'è stato, o la plandemia come mi piace chiamarla a me, di tutto quello che c'è stato con, l'ecologia, il climate change e con tutti questi argomenti. Bene, in molti casi forzano loro stessi un nesso che è inverosimile, il fatto che l'aumento dell'inquinamento darebbe luogo a sempre più problematiche pandemiche e che eccetera, 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 che è una narrazione veramente forzata, falsata, che anche se fosse vera, ma vale per qualsiasi altra cosa, cioè non è che vale solo per questa cosa qui. Vabbè, ma lasciando stare questo argomento che comunque per me non ha neanche non va neanche ampliato perché è pura comicità, proprio è pura veramente follia. Ho fatto una puntata di Assurdo TG, vi consiglio di andare a vedere con il mitico Dagon O'Reilly proprio su questo argomento qui, sulla tipologia di notizie che danno che sembra, lercio.it, ma le decisioni nell'interesse collettivo, e qui è sempre questo, la problematica che hanno è quella dell'inquinamento, quella dell'ecologia e quella delle pandemie, la problematica delle 3 unite da questo cocktail micidiale che si può risolvere sempre ed esclusivamente con un governo mondiale. In futuro ci saranno pandemie, cambiamenti climatici, bla bla bla, ci dobbiamo abituare. La soluzione alternativa è la bioingegneria. E qui c'è un bel paragrafo, non bello come volume, nel senso che è piccolo, però bello tosto, dove fa un elenco proprio a raffica di quali sono le soluzioni, quindi la velocizzazione della digitalizzazione di qualsiasi cosa, la velocizzazione dell'automazione, l'uso di droni, assistenti virtuali, vocali, biotecnologie, biologia scientifica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che è quelli belle punturine che abbiamo visto negli ultimi 2 anni è tutto farina del loro sacco, capita a fagiolo perché dà velocità, super tutto veloce, super tutto reagire alla velocità della luce. La conclusione è sul sistema di controllo, cioè prendono come modello l'Asia, dove c'è stato un tracciaggio della gente, attraverso i contatti, attraverso ogni cosa e che quindi loro hanno reagito nella maniera più veloce e più giusta possibile, cioè, violando la privacy di ogni persona senza minimamente, chiedere permesso, tutto con la buonissima scusa e tutto questo è perfetto, cade a fagiolo per quello che riguarda soprattutto l'economia, perché una volta che si sono instaurati certe tipologie di sistemi di controllo, poi dopo non li cavi più. Menzionano l'11 settembre, menzionano il fatto che negli aeroporti i controlli sono gli stessi che sono in post 11 settembre, anche se sono passati 20 anni e che va tutto benissimo. Quindi, in grandissima parte
la conclusione è che non si torna indietro, no? La conclusione è che loro non vogliono che si torni indietro, questo sarebbe più corretto dirlo, e che quindi i buoni sono quelli che sono stati più cattivi e i cattivi sono quelli che sono stati più buoni. Tutto qua. E quindi io ho finito il libro, finisce, col grande paragrafo della digitalizzazione che comunque interessa relativamente poco, nel senso che sappiamo tutti quello che riguarda, il grande reset economico, parlano di grande reset economico, parlano di grande reset della società, parlano di grande reset di tutti gli aspetti che potrebbe influire, diciamo, ma tutto a un livello molto, molto, didattico, diciamo, e danno un'infarinata generale senza, essere più di tanto coinvolti direttamente. "Ciao surfista, sto godendo con un riccio a proposito di" Sì, non ne volevo parlare, adesso magari alla fine ne possiamo anche parlare. Ho visto anche un altro commento prima che diceva appunto delle rivelazioni della zanzara Schweizer, ma non succede niente, tanto queste notizie non passano inosservate nella grandissima parte dei media, siamo solo noi che diamo importanza alle cose giuste, il resto alle cose mi sembra giusto che abbiano importanza, ma tutto il resto non gli interessa minimamente. Bene, vi ringrazio a tutti. Se avete delle domande fatemele, perché, ci avviamo verso la fine. Bevo l'ultimo sorso. Ne approfitto per dire che domenica farò una live sull'uscita del mio libro che, prende anche molto spunto, non da questi argomenti direttamente, perché comunque il grande reset a me non interessa, ma mi interessa molto di più come noi possiamo distruggere il grande reset, oppure sfruttarlo a a nostro favore. E quindi domenica faremo una live, vi aspetto tutti super numerosi. Mi piacerebbe che se foste in tanti a vederla. Mi piacerebbe anche che, se avete delle domande me le scrivete, se non avete delle domande ci concludiamo qui. Il libro lo potete trovare, quello di Klaus Schwab lo potete trovare, il mio pure lo potete trovare. Vi dirò tutto domenica in una live dedicata, non vi voglio tediare oggi perché poi vi tedierò abbastanza la prossima settimana e nel periodo che arriverà. Scusate, son sparito. Bene, io vi ringrazio tutti, è stata una bella serata. Grazie ancora a, Archimede, a Luca e al mitico Adamo e anche a tutti gli altri che hanno scritto dei bei commenti, e mi hanno fatto delle belle domande. Grazie a tutti di aver seguito la live fino adesso. Vi ho fatto 1 ora di live, spero che vi sia interessata. Vi invito come sempre a mettere un pollicione in su alla live, a farla girare nei vostri canali, a condividerla a go-go, a spingere tutti i tastini che, trovate. Sì, 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 Opi. Poi seguimi se sei iscritta al canale, mi segui che così, la prossima domenica ne parliamo abbondantemente, del libro, così capiamo bene insieme come possiamo, difenderci e come possiamo sopravvivere. Grande Filippo, ciao. E Luigi, ciao. Grazie anche a Paola, grazie a Luca, grazie veramente a tutti quanti. Vi auguro una buona serata e, ci sentiamo per domenica sera. Non mancate. Ciao a tutti.